Il canto numero 329. A te ogni onore e gloria, onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Dio. A te ogni onore e gloria, tu sommo bene, ogni bene, tutto il bene, tu solo buono. A te ogni onore e gloria, tu sei il Santo Signore Altissimo, sei onnipotente. A te ogni onore e gloria, tu sei la pace, tu sei la gioia, sei la speranza. A te ogni onore e gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Ricordiamo quest'oggi noi francescani Santa Coletta da Corbie. Siamo nel 1381, rimasta orfana dei genitori, distribuì ai poveri le sue ricchezze, vestì l'abito del terz'ordine francescano e visse per 3 anni come reclusa. Accolta tra le clarisse e con l'autorizzazione del pontefice riportò alcuni conventi del secondo e del primo ordine alla primitiva forma di vita francescana. Muore nel 1447, beatificata nel 1604 e canonizzata da Pio VII nel 1807. È una santa che ha accolto la parola del Signore e oltre che a insegnarla l'ha vissuta ed è diventata modello, come diremo nella Coletta, per tante altre. Nel suo ricordo e per celebrare degnamente questa Eucaristia chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore, che hai dato a molte vergini Santa Coletta come modello e guida alla perfezione, fa che conserviamo nella sua genuina purezza lo spirito serafico da lei sapientemente insegnato e avvalorato dall'esempio della sua santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone andò a Gaboan per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande.
Sull'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gaboan il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi, che io ti conceda». Salomone disse: «Tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato molti giorni, né hai domandato per te ricchezze, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, non sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessuno altro fra i re, per tutta la tua vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Come potrà un giovane tenere pura la sua vita, osservando la tua parola? Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Alleluia, alleluia, Alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono
e da tutta la città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca e li vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. La parola che abbiamo ascoltato quest'oggi è molto bella, semplice. Vediamo come la prima lettura Salomone sa accogliere quello che è più importante della vita e il Signore li fa cogliere come la sua richiesta mette in evidenza quello che anche noi dovremmo fare. Tante volte le nostre preghiere chiedono magari salute, chiedono tante cose che ci sembrano necessarie e importanti, ma il Signore invece ci invita ad andare all'essenziale e a fidarci di Lui. E quindi questo vuol dire non tanto magari quello che ci sembra più urgente per la nostra vita, ma quello che invece lascia dietro di noi qualcosa di bello. La Santa che ricordiamo oggi mette proprio in evidenza questo, con la sua vita ha saputo essere un segno che a distanza di anni ancora noi ricordiamo. È la realtà dei santi che noi celebriamo, che con la loro vita hanno saputo andare oltre al tempo in cui sono vissuti e hanno lasciato dietro di loro una strada, una scia di luce anche per noi. La pagina del Vangelo ci presenta gli apostoli che ritornano dopo essere stati mandati ad annunciare. Ricordate che il Signore li ha mandati 2 a 2 a cacciare i demoni, a guarire i malati, ad annunciare il regno dei cieli. È solo Marco che cita questa realtà, che al ritorno si ritrovano insieme, si raccontano com'è andata la missione e il Signore dice venite in disparte, cioè fa cogliere come è importante stare col Signore. Certo è importante annunciare, andare, eccetera, ma è importante ritornare alla fonte e quindi anche questo tempo di riposo, ma nello stesso tempo la gente capisce e li raggiunge. E allora il Signore ha compassione e Marco ci presenta il Signore come il buon pastore che si prende cura delle sue pecore, quello che siamo chiamati anche noi a vivere, a sperimentare, come il Signore ci dà dei pastori che aiutano il nostro cammino. Allora da parte nostra si tratta di essere docili alla parola del Signore e seguirlo.
Fratelli e sorelle, preghiamo insieme Dio nostro Padre dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che ci riunisci attorno a te, non far mancare alla tua Chiesa persone sante e generose, e suscita in essa la voce della profezia e della misericordia, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che sei la vera pace, guarda i tuoi figli che soffrono e lottano per un mondo migliore. Fa che dalla loro dedizione fiorisca la giustizia e l'amore, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che ti commuovi per il tuo popolo, assisti chi nasce e chi muore, illumina chi ha perso la speranza, conforta chi è abbattuto, insegna a tutti la tua verità, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio dei padri, dona la sapienza del cuore ai giovani e a tutti i tuoi figli, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio nostro pastore e guida, guarda ogni nostro bisogno e necessità e ristoraci alla mensa del Signore risorto, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre del Signore Gesù Cristo, ascolta la nostra preghiera e donaci il tuo Spirito Santo, per Gesù tuo Figlio amato. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Benedici, o Signore, i doni che ti offriamo nel ricordo di Santa Coletta e rinnova profondamente il nostro spirito, perché liberi dai fermenti del male viviamo una vita nuova alla luce del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e li fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo.
E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi, tutti i consacrati, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri, Santa Coletta e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Canto numero 139. Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita, che generosa risplende intorno a me, dono di Lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna. La
Madre terra, con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature. Dono di Lui, del suo immenso amore, dono di Lui, del suo immenso amore. Preghiamo. La comunione alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio ci distolga, o Signore, dalla seduzione delle cose che passano e sull'esempio di Santa Coletta ci aiuti a crescere nel tuo amore per godere in cielo la visione del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Numero 393. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria, Ave Regina per sempre Vergine, eletta dall'Altissimo Padre Celeste, dal Padre consacrata col Figlio suo diletto e con il Santo Spirito. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria. In te ripose Dio sua pienezza di grazia, ogni bontà e virtù. Di Dio sei tabernacolo, casa, palazzo e veste. Ave Signora Santa,
Madre di Dio Maria.
Restituisci coro unanime di tutte le tue opere. Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo oggi la memoria di Santa Coleta da Corbi Vergine, secondo ordine francescano, quindi delle Clarisse. Nicoletta, detta Coleta, nacque a Corbie in Francia il 13 gennaio 1381. Rimasta orfana dei genitori, distribuì ai poveri le sue ricchezze. Vestì l'abito del terz'ordine francescano e visse per 3 anni come reclusa presso la chiesa di Corbie. Accolta tra le Clarisse, con l'autorizzazione del pontefice riportò alcuni conventi del secondo e del primo ordine alla primitiva forma di vita francescana, inculcando soprattutto l'austerità della vita, l'amore alla povertà e alla preghiera. Morì nel 1447 ed è stata canonizzata da Pio VII nel 1807. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore, che hai dato a molte vergini Santa Coleta come modello e guida alla perfezione, fa che conserviamo nella sua genuina purezza lo spirito serafico da lei sapientemente insegnato e avvalorato dall'esempio della sua santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone andò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso,
che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re per tutta la tua vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola. Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Alleluia, alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Un breve pensiero sulle letture che abbiamo ascoltato. Innanzitutto la prima lettura che ci parla di Salomone. Salomone chiede a Dio la grazia di saper governare. Chiede di avere un cuore docile, un cuore che sappia ascoltare. Ecco, ha capito l'importanza di tutto questo e non chiede per sé oro, argento, fama, gloria, ma chiede di saper governare le persone a lui affidate. E a Dio è piaciuta questa preghiera
e quindi gliel'ha accordata, ma visto che lui non aveva chiesto altro, lui stesso, Dio stesso, gli concede anche ricchezza e gloria. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. E ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria. Ecco, il Signore, quindi Salomone ci insegna come deve essere anche la nostra preghiera davanti a Dio. Nel Vangelo abbiamo ascoltato il ritorno dei discepoli, erano stati inviati a predicare e mentre erano lontani a predicare l'Evangelista Marco ci ha presentato, abbiamo sentito ieri, l'episodio della decapitazione del Battista. E ora questi discepoli ritornano dalla loro missione, si riuniscono attorno a Gesù, riferiscono tutte le cose belle che hanno fatto. E allora Gesù capisce che hanno faticato, che hanno donato se stessi, e allora li invita a venire in disparte. Venite in disparte voi soli, in un luogo deserto, riposatevi un po'. E quindi partono per questo momento di ristoro. Ecco, però quando arrivano di là dove dovevano arrivare, ecco, altri erano già arrivati prima di loro. E quando scendono dalla barca, Gesù vede una grande folla, ha compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, quindi erano disorientate. E allora cosa fa? Si mise a insegnare loro molte cose. Allora l'insegnamento, la parola di Dio, ecco, questo ci aiuta a ritrovare l'orientamento, ci aiuta a ritornare lì nel gregge, ci aiuta a ritornare tra le braccia di Dio. Quindi è l'insegnamento di Gesù, è la parola di Gesù che aiuterà queste persone. Ecco, oggi è anche il primo venerdì, il primo sabato del mese e per tradizione la Chiesa lo dedica alla Beata Vergine Maria. Ecco, è un giorno importante. Il sabato è il giorno che ci prepara alla domenica, è una specie di sabato santo, di sabato del silenzio. E allora con Maria ci prepariamo ad accogliere la domenica, il giorno della resurrezione, che è il giorno del nostro riposo, il giorno che Gesù ha pensato per noi. Venite in disparte e riposatevi un po'. Allora la domenica è proprio il momento di questo riposo con il Signore, dove ascoltiamo la Sua parola e riprendiamo quella forza necessaria per riprendere la settimana. Nell'offerta del pane e del vino vogliamo offrire al Signore e presentare al Signore anche tutte le nostre preghiere che teniamo nel cuore, tutte le situazioni particolari che conosciamo. Tante persone ci chiedono di pregare per loro, di pregare per varie situazioni. Ecco, le presentiamo al Signore con il pane e il vino. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Benedici, o Signore, i doni che ti offriamo nel ricordo di Santa Coleta e rinnova profondamente il nostro spirito, perché liberi dai fermenti del male viviamo una vita nuova alla luce del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei Tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della Tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fai pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna. Cieli. Veramente santo sei Tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la Tua morte, o Signore, proclamiamo la Tua risurrezione nell'attesa della Tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, Santa Coleta, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Preghiamo. La comunione alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio ci distolga, o Signore, dalla seduzione delle cose che passano e sull'esempio di Santa Coleta ci aiuti a crescere nel tuo amore per godere in cielo la visione del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno sabato 7 febbraio, San Teodoro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Se Gesù oggi posasse il suo sguardo sulle nostre vite, probabilmente vedrebbe persone stanche non solo nel corpo ma dentro, piene di cose da fare, di pensieri, di responsabilità, di aspettative da reggere, vite affollate spesso senza respiro, dove si corre molto ma si ascolta poco ciò che accade nel cuore. Nel Vangelo, quando i discepoli tornano da Gesù dopo la missione, sono contenti, hanno fatto tanto, ma sono anche sono sfiancati, non sfaticati, sono stanchi. Gesù se ne accorge subito e dice loro: venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'. Non li rimprovera, non chiede risultati, si prende cura di loro
e quando vede la folla che li raggiunge non si infastidisce, prova compassione, perché sono come pecore senza pastore, e si mette a insegnare loro molte cose. Questo Vangelo ci ricorda che per Gesù non siamo mai solo ciò che facciamo. Prima ancora delle opere, contano le persone. Lui vede la nostra stanchezza, la nostra confusione, il nostro bisogno di essere guidati e consolati e non si allontana. È una parola che ci motiva a fermarci, a tornare a Lui così come siamo, senza maschere, a concederci spazi di silenzio, di ascolto, di verità, perché solo chi si lascia guardare e amare da Gesù può ritrovare forza, pace e il desiderio di rimettersi in cammino. E allora cerchiamo davvero di trovare il nostro riposo e la nostra pace nello stare accanto a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E abbraccio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo, voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera, di ascolto del Vangelo, e a tutti auguro di cuore una buona giornata, un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te. Pepi, eccolo qua. Bravo. Andiamo a vedere che danni hai fatto adesso, eh? Madre del Verbo, dimora di luce, nel tuo silenzio il cielo parlò, nel tuo grembo il Verbo si fece carne e la speranza in te germogliò. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria, vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Scendi Spirito Santo,
sì, il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre, madre di tutti, Chiesa nascente, in te la grazia canta ancora oggi. Rendici docili, puri, ardenti, come una fiamma che non si spegne. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Sesto giorno della novena alla Madonna di Lourdes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Madre amorosa, ci presentiamo con cuori umili in questo sesto giorno di novena. Ti preghiamo di illuminare il nostro cammino e di infondere in noi la tua dolcezza materna. Concedici la grazia di comprendere il valore dell'amore nella nostra vita e di imitare l'esempio che tu ci doni. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 6 febbraio e in questo nuovo giorno preghiamo e meditiamo sul sesto giorno della novena alla Madonna di Lourdes. In una delle apparizioni della Madonna di Lourdes, Santa Bernadette la incoraggiò a lavarsi nel fango di Massabielle e a mangiare l'erba che cresceva intorno. Questi gesti semplici e umili ci insegnano la bellezza della purificazione e della penitenza. Maria da sempre, fratelli e sorelle, ci invita a riconoscere la nostra fragilità e a lavare le nostre anime nella misericordia di Dio. Il fango, simbolo dei nostri peccati e delle nostre imperfezioni, può essere lavato attraverso la grazia di Dio. La Madonna da sempre ci mostra che non dobbiamo avere paura di riconoscere i nostri errori e di chiedere perdono. Il processo di purificazione ci rende sempre più vicini a Dio e ci apre da sempre alla sua misericordia infinita. Prendiamo come esempio Santa Bernadette Soubirous e prendiamo gli esempi che la Madonna di Lourdes ha donato al mondo tramite di lei. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme la preghiera finale in questo sesto giorno della novena. O Regina della Pace, oggi ti chiediamo la grazia di riconoscere i nostri peccati e di lavarci nella tua materna intercessione. Concedici la forza di abbracciare la penitenza come mezzo di purificazione e conversione. Benedici la nostra novena e intercedi per coloro che cercano la riconciliazione con Dio. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre in onore della Madonna di Lourdes. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Vergine Madre di Lourdes, prega per noi e per il mondo intero. Santa Bernadette Soubirous, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che celebrate con gioia il 6° giorno della novena alla Madonna di Lourdes, scenda su di voi, sulle vostre famiglie, su chi vi sta a cuore, sugli ammalati, i bambini e gli anziani, la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me,
che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna,
affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te.
infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa, propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione.
per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Madre del Verbo, dimora di luce, nel tuo silenzio il cielo parlò, nel tuo grembo il Verbo si fece carne e la speranza in te germogliò. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria, vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria, vieni Spirito Santo, vieni per Maria, scendi in noi Santo Spirito. Creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Madre di tutti, Chiesa nascente, in te la grazia canta ancora oggi. Rendici docili, puri, ardenti, come una fiamma che non si spegne. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria, vieni Spirito Santo, vieni
Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Sesto giorno della novena alla Madonna di Lourdes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Madre amorosa, ci presentiamo con cuori umili in questo sesto giorno di novena. Ti preghiamo di illuminare il nostro cammino e di infondere in noi la tua dolcezza materna. Concedici la grazia di comprendere il valore dell'amore nella nostra vita e di imitare l'esempio che tu ci doni. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 6 febbraio e in questo nuovo giorno preghiamo e meditiamo sul sesto giorno della novena alla Madonna di Lourdes. In una delle apparizioni della Madonna di Lourdes, Santa Bernadette la incoraggiò a lavarsi nel fango di Massabielle e a mangiare l'erba che cresceva intorno. Questi gesti semplici e umili ci insegnano la bellezza della purificazione e della penitenza. Maria da sempre, fratelli e sorelle, ci invita a riconoscere la nostra fragilità e a lavare le nostre anime nella misericordia di Dio. Il fango, simbolo dei nostri peccati e delle nostre imperfezioni, può essere lavato attraverso la grazia di Dio. La Madonna da sempre ci mostra che non dobbiamo avere paura di riconoscere i nostri errori e di chiedere perdono. Il processo di purificazione ci rende sempre più vicini a Dio e ci apre da sempre alla sua misericordia infinita. Prendiamo come esempio Santa Bernadette Soubirous e prendiamo gli esempi che la Madonna di Lourdes ha donato al mondo tramite di lei. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme la preghiera finale in questo sesto giorno della novena. O Regina della Pace, oggi ti chiediamo la grazia di riconoscere i nostri peccati e di lavarci nella tua materna intercessione. Concedici la forza di abbracciare la penitenza come mezzo di purificazione e conversione. Benedici la nostra novena e intercedi per coloro che cercano la riconciliazione con Dio. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre in onore della Madonna di Lourdes. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Vergine Madre di Lourdes, prega per noi e per il mondo intero. Santa Bernadette Soubirous, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che celebrate con gioia il sesto giorno della novena alla Madonna di Lourdes, scenda su di voi, sulle vostre famiglie, su chi vi sta a cuore, sugli ammalati, i bambini e gli anziani, la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus.
spirito d'amore, vieni in noi, vieni in noi, spirito d'amore, vieni in noi, vieni in noi, spirito d'amore. Tu sei sapienza, sei intelletto, sei consiglio, sei fortezza, sei scienza, sei pietà, sei timore di Dio. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Riempici, donaci la forza, donaci la pace. Vieni in noi, Spirito Santo, donaci l'amore, donaci la gioia. Battezza tutti con la tua potenza, rendici fratelli. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, vieni in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, vieni in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, buon fine settimana, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Oggi è 7 febbraio 2026, la Chiesa celebra il sabato della quarta settimana del tempo ordinario. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati.
Carissimi fratelli e sorelle, oggi la parola di Dio, in questo sabato della quarta settimana del tempo ordinario, ci invita a fermarci e a rientrare nel cuore delle nostre scelte, là dove si decide davvero il senso della vita. Le letture di oggi parlano a ciascuno di noi, parlano al nostro cuore, parlano alla nostra vita, perché ci mostrano che senza la sapienza di Dio e senza una guida vera, il cammino dell'uomo diventa incerto e anche faticoso. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal primo libro dei Re, incontriamo il re Salomone all'inizio del suo regno. In questa prima lettura lo vediamo giovane, inesperto e consapevole dei propri limiti. Proprio per questo non chiede ricchezze, non chiede potere oppure una vita facile, ma chiede un cuore capace di ascoltare e questa da parte sua una preghiera umile e profonda. Carissimi fratelli e sorelle, il re Salomone in questa prima lettura di oggi ci fa capire che senza Dio non si può governare il popolo e che solo la sapienza del Signore può guidarlo nelle scelte. Qui vediamo che Dio si compiace di questa richiesta da parte del re Salomone, perché è una richiesta che nasce dal desiderio di servire bene e non di dominare. E questa prima lettura di oggi ci interpella direttamente, perché nessuno di noi sa cosa chiedere al Signore, oppure tante volte chiediamo cose inutili. Ma oggi ci dobbiamo fare davvero questa domanda. Cosa chiediamo al Signore nelle nostre preghiere? Vedete, molto spesso chiediamo che i problemi spariscano, che le difficoltà si risolvano in fretta. Però la parola di Dio di oggi ci invita a chiedere un cuore sapiente, un cuore capace di discernere, di ascoltare, di scegliere il bene anche quando costa, proprio come ha fatto il re Salomone. E questa è una sapienza di cui tutti abbiamo bisogno, perché la dobbiamo usare nella famiglia, nel lavoro, nella comunità, nella Chiesa. Vedete, spesse volte tutti noi siamo abituati a chiedere sempre a Dio, siamo abituati a chiedere di risolvere i problemi economici, i problemi in famiglia, ma nessuno chiede a Dio la sapienza per attraversare questi problemi. Allora oggi, proprio come il re Salomone, chiediamo questo cuore, chiediamo una sapienza capace di interpellare l'amore di Dio, affinché ognuno di noi possa essere testimone del Vangelo e non un semplice spettatore che sa solo chiedere. Nel Vangelo secondo Marco che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo Gesù che guarda la folla e ne ha compassione perché erano pecore che non hanno pastore. Questo sguardo che ci offre il Vangelo di oggi ci tocca il cuore, perché Gesù non vede solo una folla che sta lì ad aspettare, ma vede persone smarrite, persone bisognose di un orientamento, di un insegnamento. È per questo che inizia a insegnare loro. Carissimi fratelli e sorelle, prima ancora di risolvere i nostri problemi, Gesù ci dona la sua parola, il Vangelo, perché sa che senza una guida l'uomo resta confuso, resta fragile. Vedete, in questo tempo in cui viviamo, pieno di voci, di proposte, di messaggi, ma spesso povero di vera sapienza, anche noi rischiamo di sentirci come pecore senza pastore, pecore disorientate davanti alle scelte importanti della vita,
Per questo Gesù continua ad avere compassione di tutti noi e continua anche a insegnarci i misteri del Regno, ma ci chiede anche di fermarci, di ascoltare, di aprire il nostro cuore. Carissimi fratelli e sorelle, le letture che ci offre oggi la liturgia hanno un legame profondo, perché nella prima lettura vediamo Salomone che chiede un cuore che sappia ascoltare il popolo. Invece Gesù si presenta come il pastore che ascolta il popolo. E queste letture di oggi messe insieme ci ricordano che solo lasciandoci guidare da Dio possiamo guidare bene anche gli altri e vivere tutti nella pace. Allora oggi chiediamo al Signore un cuore docile e sapiente, un cuore capace di ascoltare la sua voce in mezzo al rumore del mondo, proprio come ha fatto Salomone, e chiediamo anche il dono di custodirci, affinché non ci smarriamo nelle vie del mondo, ma impariamo a donare il nostro amore a tutti, con lo stesso sguardo compassionevole di Gesù verso chi incontriamo. Allora lasciamoci guidare tutti dal vero pastore che è Cristo, perché solo attraverso di Lui il nostro cammino sarà sempre al sicuro e la nostra vita porterà frutto. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 7 febbraio 2026, sabato della quarta settimana del tempo ordinario. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede.
Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore.
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Vieni in noi, Spirito d'amore, vieni in noi, Spirito d'amore, vieni in noi, Spirito d'amore. Tu sei sapienza, sei intelletto, sei consiglio, sei fortezza, sei scienza, sei pietà, sei timore di Dio. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Riempici, donaci la forza, donaci la pace. Vieni in noi, Spirito Santo, donaci l'amore,
donaci la gioia, battezza tutti con la tua potenza, rendici fratelli. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria si è fidata di Dio. Seguiamo Maria e lasciamo che nel nostro cuore sbocci un sì, pieno di fede e di sereno abbandono tra le braccia di Dio.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Maria, dopo l'annunciazione, resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Decide di andare da Elisabetta. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Se non ho denaro sono niente, così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza, ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva, lo difenda. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo anche per noi. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes enflentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Preghiera della famiglia. Signore che vivi e abiti con noi, ti preghiamo per la nostra famiglia. Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più, perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto degli altri. Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto, perché le discussioni non ci dividano e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Liberaci dalla pretesa di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vedere. Perdonaci quando dimentichiamo di essere i tuoi figli, i tuoi amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi l'egoismo e la paura che ci chiudono. La nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, ospitale con tutti, sensibile ai bisogni di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino, perché vediamo insieme il tuo volto nella famiglia vera e nella comunione perfetta. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano
nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. L'angelo del Signore porta l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ecco l'ancella del Signore. Sia fatto di me secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si è fatto carne. Ed abitò fra noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo fatti degni del promesso di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore. Manda il tuo Spirito, Signore. O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, proteggete la nostra famiglia religiosa, custoditela, difendetela dal male, sostenetela nelle difficoltà, rivolgetela
Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra. Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. Israele
pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli. Benedetta tra tutte le donne, o Vergine Maria, benedetta dall'Altissimo. Rivolgiamo la nostra lode, la
vostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza. Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato. Salvatore nostro, che hai voluto tua madre ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria. Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli. Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. All'inizio di questa celebrazione eucaristica imploriamo la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Kyrie eleison. Crede eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per la gloriosa intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Te lo chiediamo il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone andò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: tu hai tratto il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessuno altro fra i re, per tutta la vita. Parola di Dio. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Come potrà un giovane tenere pura la sua via, custodendo la tua parola? Con tutto il cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia
più che in tutte le ricchezze. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore. Io le conosco ed esse mi seguono. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla e compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Salomone, che è successore del re Davide, si ritrova a fare un sacrificio, ad offrire un sacrificio, e lì fa un'esperienza bellissima. Incontra il Signore gli appare e gli chiede di fare una domanda. Interessante la risposta di Salomone, perché Salomone dice una cosa interessante, dice: non so come regolarmi. Questo brano vuole portarci alla cosa importante o essenziale della nostra vita. Salomone dice: non so come regolarmi. È la preoccupazione di Salomone, regolarsi. E Dio concede a Salomone la saggezza, la sapienza, la saggezza. Ecco. La cosa essenziale, no, che ci vuole insegnare questo brano è di ricercare la saggezza. E la saggezza, secondo la Bibbia, la saggezza è ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. È saggio, secondo la Bibbia, chi ascolta la voce del Signore e la mette in pratica. Quello è l'uomo saggio. E il Salmo, infatti, dice semplicemente, il Salmo che abbiamo ascoltato, no? Dice: insegnami i tuoi decreti. E mi basta. Insegnami i tuoi decreti. Per quello nel brano che abbiamo ascoltato del Vangelo, vediamo che dopo
Quando Gesù scende dalla barca e vede la folla, la prima cosa che inizia a fare è insegnare, non guarire. Ciò che è al centro del ministero di Gesù è l'insegnamento. I miracoli vengono dopo. L'insegnamento, la parola di Dio, la conoscenza della parola di Dio, familiarizzarsi con la parola di Dio. Chiediamo la grazia a noi di adeguare la nostra vita alla parola di Dio. Chiediamo questa grazia. È una cosa che è importante o interessante che dovremmo fare nella nostra vita quotidiana, in ogni momento, in ogni situazione, chiedersi, ma in questo momento, in questa situazione, cosa mi racconta la parola di Dio? O meglio, cosa avrebbe fatto Gesù? Quando siamo in una situazione in cui dobbiamo prendere una decisione, questa domanda che è importante. Al posto mio, cosa avrebbe fatto Gesù? O cosa mi dice la parola di Dio? Chiediamo questa grazia, noi che a volte dimentichiamo questa parola e agiamo secondo il nostro istinto. Chiediamo questa grazia di poter adeguare la nostra vita alla parola di Dio. Donaci la sapienza del cuore, Signore. Donaci la sapienza del cuore, Signore, perché i giovani e in genere tutti coloro che iniziano una nuova esperienza di vita sappiano avvertire, come Salomone, il bisogno della luce e dell'aiuto divino. Preghiamo. Donaci la sapienza del cuore, Signore. Perché al centro di tutte le nostre preghiere ci sia la richiesta della sapienza e del discernimento, al fine di ben regolare la nostra vita e ben assolvere tutte le nostre responsabilità. Preghiamo. Donaci la sapienza del cuore, Signore. Perché aumenti il numero di coloro che partecipano a giornate di ritiro e agli esercizi spirituali, al fine di ritemprare lo spirito in una vita cristiana più intensa. Preghiamo. Donaci la sapienza del cuore, Signore. Perché dai nostri incontri con Dio nei sacramenti e nella orazione ricaviamo alimento per la nostra carità, così da servire con rinnovato slancio Lui e i fratelli. Preghiamo. Gesù, che dinanzi alla folla si commosse come davanti a pecore senza pastore, si degni di accogliere nel suo ovile eterno tutti i fedeli defunti. Preghiamo. Donaci la sapienza del cuore, o Signore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio che ti presentiamo, o Padre, nel devoto ricordo della madre del tuo Figlio, ci trasformi per tua grazia in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancora più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il Signore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva, e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna forza, adorano la tua immensa grandezza. Loro canto, concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni, la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Ione, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di noi. Ricordati dei defunti della famiglia Cecco. Ricordati di Canzini, di Flap, dei devoti di Rosa Mistica che hai chiamato a te. E nella tua grande misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettigli la luce del tuo volto. Di tutti, abbi misericordia. Ti preghiamo per noi stessi, la nostra assemblea, le nostre famiglie, tutti i devoti di Rosa Mistica, tutti coloro che contano sulle nostre umili preghiere. Donaci di parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre potente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Padre, che nella memoria di Maria, madre del tuo Figlio, ci hai resi partecipi della redenzione eterna, fa che ci rallegriamo per la pienezza della tua grazia e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Ave Maria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Una giornata a tutti.